Diamo il Narcan alle persone che vengono a prendere le siringhe sterili e insomma lo diamo praticamente a tutti i frequentatori che lo richiedono e promuoviamo il loro utilizzo, nel senso che in tutti questi anni abbiamo potuto constatare che un sacco di persone ci hanno raccontato che il fatto di essere provvisti di Narcan ha un po' fatto la differenza nei loro interventi, ha permesso di salvare delle persone dalla morte per overdose, anche se non c'è nessuna preclusione all'utilizzo, se non quello che alcuni a volte dicono che ci dovrebbe essere un medico per somministrarlo per via endovenosa. Noi di solito consigliamo di usarlo per via intramuscolo, anche perché è più semplice, più facile. Non hai bisogno di trovare una vena, che a volte tra le persone che usano sostanze per via endovenosa non è proprio la cosa più semplice. Prima era un piccolo camper, poi è diventato un pullman, quello che oggi chiamiamo il Kangoo, però delle cose fra le varie modalità, quando questo progetto, come di andare in strada, ho fatto tutto un lavoro, come dire, di senso, sia nel creare che cosa si andava a fare in strada, i rischi, e si era valutato insieme anche a Forza e tant'altro il problema dell'overdose, quindi che cosa fare nell'overdose. E si era capito, e c'erano già anche evidenze scientifiche, magari non così massicce come oggi, dell'importanza di avere a disposizione sempre e dovunque il farmaco salvavita. Inizialmente questa roba qui, io mi ricordo, non è stata una scelta facile, perché in realtà molti dicevano che noi non potevamo come dire, fornire il Narcan. Quindi io come medico mi preso la responsabilità di dire: io fornisco il Narcan a tutti coloro che me lo chiedono perché ritengo che sia un farmaco salvavita. Quindi sotto la mia responsabilità di medico questo, e oltretutto anche gli operatori del progetto, in realtà anche loro sono, come dire, possibili attivatori. Prima si riesce ad agire in termini di affrontare la condizione di rischio per la vita e quindi, come dire, addestrare, informare le persone, aiutarle a comprendere quanto fosse importante che se tu ti fai insieme, che è una delle cose che noi abbiamo insegnato, abbiamo sempre, come dire, insegnato, spinto, non farti mai da solo, perché se vai in over nessuno può chiamare, nessuno può salvarti. E all'interno di quello fatevi e abbiate sempre dietro un file, il Narcan. Il fatto di, come dire, aiutare le persone a capire l'importanza del non lasciare, ovviamente passato in termini un po' brutto, il compagno di buco, lasciarlo lì da solo. Quando uno ha fatto questo, poi è stato lui stesso, come dire, il comunicatore verso gli altri, perché secondo me il dato grosso è che sono le persone che si comunicano. Sì, può essere funzionante, sì, io l'ho portato in pronto soccorso e non mi hanno identificato. Mi è capitato che lo usassero su di me e che io lo usassi su altre persone con le quali mi trovavo a farci. È servita a me per salvarmi, pur non conoscendola, perché io non la conoscevo se non così, per caso. Ne ho sentito parlare i primi anni che ho iniziato a usare, sarà stato 2000-2001. L'ho conosciuto dai Kangoo per strada. Quando vado a prendere le spade, se non ce l'ho già, lo prendo. Uno che continua a farsi, è giusto che vada sempre in due persone. Almeno uno può chiamare soccorso, non rimane abbandonato come tante altre persone che ho visto in mezzo alla strada. Anch'io cerco sempre di non essere mai da solo, anche perché per quanto uno dice sono anni che mi faccio e cosa, non si sa mai. Che lo usassero su di me in 2 occasioni di overdosi e grazie a questa cosa sono qua.
E poi mi è capitato di usarlo io su una mia amica con cui ero andata a farmi e su un mio amico successivamente. Io non ho mai fatto overdose, però ho avuto molti amici, gente vicino che ha fatto overdose e grazie al fatto che ritiravo e prendo il Narcan tuttora dei servizi. No, non ci credo nella cosa, no? Nel fatto che per me è utile, molto utile. Ho visto gente che si è salvata, anche da poco purtroppo ho assistito a situazioni bruttissime, che purtroppo c'è stato conoscenti che mi sono mancati proprio sotto le mani, uno e un ragazzo che conoscevo che è morto così anche lui da pochi giorni.